Nell'esempio precedente abbiamo visto come funzionava il componente range. Diciamo che era possibile quindi tramite un dominio andare a fissare un valore massimo e un valore minimo. Per cambiare questo dominio però abbiamo dovuto premere tasto destro, andare qui su set domain e cambiare il dominio qui dentro. Mettiamo che io lo volessi cambiare direttamente nell'area di lavoro di Grasshopper. Innanzitutto nel pannello mat dominio prendo un construct domain. Questo dominio attualmente va da 0 ad 1. Se io vado a collegare questo dominio qui, lui va a leggere questi parametri. Se ora vado a prendere un number slider, do un valore naturale che va da 0 a 10 e con CTRL C e CTRL V duplico questi due elementi e li collego in A e in B, ora io posso andare quindi tramite dei number slider a regolare quello che è il valore del dominio senza aver bisogno di premere tasto destro ed entrare all'interno del pannello che come vedete adesso è deselezionato proprio perché non ci dà la possibilità più di scrivere in quanto è controllato dal componente dominio.